là abbiamo appena acquistato. Là. Ok, gentili utenti, cosa andremo a fare? Andremo a fare un salame con il capocollo, una cosa straordinaria, che a parere mio il capocollo è una delle cose, delle parti più buone del suino. Guardate che bellezza. Non andremo nemmeno a mettere il grasso perché già il capocollo c'ha il grasso. Io l'ho già rifilato, questo qui l'ho già rifilato perché con questo pezzo ci farò un'altra cosa, con questo, con questa parte qui e questa parte di spalla, praticamente è 60 di capocollo, 20 di spalla e il resto i 20 di grasso. Avevo un pezzettino di grasso, c'avevo e ce l'ho messo. Ok, vi scriverò sotto esattamente le percentuali perché se no ora faccio confusione. Intanto io vi chiedo di segnarvi al canale, stiamo facendo un sacco di cose buone ed è giusto che voi si segnate, almeno rimarrete collegati, ok? E poi anche una cosa importante anche per me, che voi vi segnate al canale, mettete mi piace, mi dite da dove venite, se volete magari un consiglio, voi mi date un consiglio a me, qualche salume particolare della vostra zona, qualche piatto particolare e lo potremo fare assieme, ok? Ora, cosa ci vuole? Intanto ci vuole il nostro budello. Ho preso un budello, ho messo acqua calda e aceto ed è 5-6 ore che è qui. Cosa ho fatto? L'ho rovesciato perché dalla parte esterna, per farvi capire, no? Lo rimetto a posto. Guardate, così capiamo. Questa qui è la parte esterna dell'intestino. Questo qui invece dove ci passa, per dire, la cacca, è la parte interna, vedete? E allora va spunciata, vedete di questi pezzettini qui di grasso? Andrebbe preso e con molta calma, magari sotto una fontana corrente è meglio, e levato completamente non ce la fate, comunque il più possibile. Questo poi ovviamente quando lo andiamo a fare lo rigiriamo come fosse il calzino, ok? Rigiriamo il nostro budello, ora lo sciacquerò bene sotto la fontana. Guardate questa prova, ci metto l'acqua, vedete? Ok? Scende, ma è giusto un goccino che scenda, però non ci sono buchi, e faccio la prova per vedere che non ci sono buchi, perché se ci sono dei buchi lo taglio in quella parte del buco e uso la parte sotto e la parte sopra. Però fate questo test, asciugate bene il budello perché l'acqua non mi darà fastidio. A questo punto si asciuga anche dentro, vedete il famoso calzino? Ok, più acqua possibile, deve sparire. Ora lo lascerò qui per fare assorbire l'acqua. Di qua andiamo a togliere questa interamente e qui ci dobbiamo divertire, tra virgolette divertire, ok. Non con poca fatica, ma con molta. È uno spettacolo, vedete quando viene. Ok.
Poi cosa facciamo? Ho questi due lardelli, ci metto proprio dentro un po' grossini, è sempre un lardello che era vicino al capocollo, che molto molto profumato. Ecco, proprio 2 di numero. Bello, bello. Ora. Yeah. Oh. Voilà. E ora ci andiamo. Prendete nota che vi scrivo tutto, prendete nota di una battuta. Un pochino di vino saporito, buono. È importante, vi dirò questa cosa, mi avvicino per dirvela. I salami non sono come le salsicce, non dovete metterci tutto quanto dentro perché, come fanno la maggior parte delle grandi produzioni, grandi distribuzioni, tutto dentro per ripulire il frigo. Il salame è una cosa nobile, dovete metterci dentro le cose migliori che avete, dal sale, dallo zucchero, dalle spezie, dai pezzi di carne che non devono essere, diciamo così, la bestia non deve avere più di 24 ore dalla macellazione, ma massimo 36, un po' al limite, le parti migliori, levateci la roba, i nervi, le vene dentro, fatevelo pulire bene al macellaio, pulitelo bene voi. Abbiate cura che il salame è importante, che ci siano le cose buone. Questo qui è aglio disidratato, dopo lo tiro fuori. Dopo ci metto qualche cosa e lo tiro fuori. Ok, poi come andiamo sulle misure? Io vado, a parte vado a occhio perché lo sento in bocca, comunque è 25 grammi di sale per chilo. Le spezie vanno 1 grammo per chilogrammo. No, il pepe va a 2 grammi per chilogrammo e le spezie invece vanno a 1 grammo per chilogrammo. Ok. E poi vi consiglio di assaggiare. C'è chi piace di più, di meno, poi nelle zone di mare ci va messo un pochino più di sale, ci va messo, nelle zone di montagna un pochino meno. Io vi consiglio, andate dentro con un po' percentuale un po' più bassina e a salire siete in tempo, a scendere invece è il problema. Adesso quando cominciate a mischiare, a massaggiare, dopo un po' non fate altro che fare questo gioco. Okay. Un po'. Il resto è perfetto, ci manca solo l'aglio che ora lo tiro fuori. Chi c'è qui sotto? Chi c'è? Che miseria. Chi c'è? Ok, ci ho messo uno strumentino dentro, lo potete ovviamente mettere fresco, però se lo mettete fresco lo dovete frullare o col coltello o col mortaio, non ci devono andare pezzi, deve essere proprio liquefatto. Io ora per comodità ho messo questo disidratato. Questo lavoro qui dovete farlo ma minimo per 10 minuti, se no non vi parlo più. Minimo. Io ora non ho di camera, pensate che io lo faccio meno, ma va sicuro che io stacco e continuo 10 minuti a impastare. E qua io ci metto dentro anche qualche chicco, c'è chi piace, chi non piace, faccio in maniera che a ognuno, ogni salame ne vada 7-8.
ci siamo. E ora mettiamo il nostro calzino dalla parte buona. Voilà. Ok. E che facciamo? Buchiamo già. Ok? Così fuoriesce dall'aria. Non c'è trucco, non c'è inganno. Io buono. È un bel salame grosso, proprio questo budello. Man mano bucate, così l'aria fuoriesce e sarà più facile l'immissione. Ovviamente se volete, prendetevi una siringa, io lo sto facendo così per aiutarvi. A chi è che non c'ha a casa un imbuto, potete anche farla a mano, addirittura una cosa così grossa. Ci vuole un attimo, Ok, andiamo. Con un modello più piccolo, Io avevo questo qui e ho usato questo. Ok, stringete bene bene. Via. Bene, bene su, olè, bene su. Poi tagliamo il pezzo in eccesso, questo lo recuperiamo, è ancora buono. Quel pezzo lì che avanza non fate altro che di metterlo sotto sale. Vedete cosa ho fatto qui? Io ho fatto lo strizzotto. Ok, ho preso anche un po' di budello, così lo terrà bene bene stretto. E ora andiamo a fare la prima legatura. Ok, olè. Così, poi faccio anche un'altra nel centro, così che si legga meglio. E ora io vi consiglio di asciugarlo già dai liquidi in eccesso. Ok. Ora dovete lasciare questa bella bestiolina, ok? La dovete lasciare 48 ore. 48 ore a una temperatura fra i 17 e i 22. Perché serve? Perché colerà ancora del grasso, colerà ancora dei liquidi e si chiama la parte dell'asciugatura. Che 48 ore, se magari è ancora caldo, mettetelo già in una cantina, però controllate che non sia troppo fredda. Il consiglio mio è in una parte della stanza, della casa dove non c'è luce, magari chiudete una finestra. Ok, guardate la temperatura perché è importante. Ora cosa facciamo? Ora abbiamo finito qui. Questo qui, dopo le 48 ore, andrà almeno 40 giorni, 40-50 giorni in cantina, con una cantina con
un'umidità all'80% e una temperatura che oscilla fra i 12 e i 20, tra i 12 e i 18 e i 20. Se non avete la fortuna di avere questa cantina, mettetelo in frigorifero. In frigorifero non deve toccare niente, o appesa, ok? O con degli stecchini sotto, dei legnetti, mettete dei legnetti sul vetro e ce l'appoggiate. Ovviamente ogni 2-3 giorni lo dovete girare dall'altra parte, ok? E metterò qui, bibin, bibin, l'assaggio. Non lo faccio ora perché ci vogliono tanti giorni, intanto ho fatto il salume, non vi preoccupate, vi tengo anche un po' sulle spine per aspettare il momento dell'assaggio del nostro salame. Vi ricordo che è un salame fatto con il capocollo, che è una cosa grandiosa, è una marcia in più, perché già saporito di suo, volendo ve lo fate a fettine, ci mettete sopra l'olio, limone, sale, pepe, ve lo mangiate a crudo senza nessun problema. Comunque sia, mettetemi il like se vi è piaciuto questo salume, consigli, messaggi, bim, segnatemi il mio canale. Hasta luego! Sono passate 24 ore e il nostro salame al capocollo sta asciugando. E ora altre 24 ore e andrà a nanna.